Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questa simpaticissima bambolina nella versione maschile. Si tratta di un progetto simpaticissimo e molto facile da realizzare. Per questo progetto io utilizzerò della lana acrilica in vari colori e lavorerò con un uncinetto numero 3,5. Iniziamo. Per prima cosa andiamo a creare le gambe. Allora, avviamo un anello magico, all'interno lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Mettiamo un segno. Nel secondo giro lavoriamo 6 aumenti per un totale di 12 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel terzo giro un punto basso e nel prossimo punto un aumento. Ripetiamo un punto basso, un aumento. Avremo un totale di 18 punti bassi. Nel quarto giro 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Ripetiamo per tutto il giro 2 punti bassi, un aumento, per un totale di 24 punti bassi. Adesso lavoriamo 3 giri di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso lavoriamo 4 diminuzioni composte da 3 punti, per cui prendiamo 3 punti insieme, 1, 2, 3 e li chiudiamo insieme. Prima diminuzione, 1, 2, 3 e li chiudiamo insieme. Seconda diminuzione, 1, 2, 3, terza diminuzione, 1, 2, 3, quarta diminuzione e adesso lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avremo un totale di 16 punti bassi. Nel prossimo giro lavoriamo 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 diminuzioni prendendo normalmente 2 punti, 1, 2, abbiamo lavorato la prima diminuzione, 1, 2, seconda diminuzione e adesso lavoriamo gli ultimi 6 punti bassi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Avremo un totale di 14 punti bassi. Terminiamo l'ultimo punto del giro agganciando il filo bianco. E chiudiamo il punto. Tagliamo il filo blu e adesso proseguiamo con il filo bianco e lavoriamo 5 giri di punti bassi così come si presentano. Lavorati i 5 giri di punti bassi, adesso sempre con il colore bianco andiamo a lavorare un giro in front loop, cioè prendiamo questo anellino del punto, questo più vicino a noi, e lavoriamo un giro di punti bassi in front loop. Arrivati alla fine, chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. Adesso agganciamo il filo color carne nella parte interna del lavoro. E lavoriamo 9 giri di punti bassi così come si presentano. E adesso andiamo ad inserire l'imbottitura. E adesso andiamo ad unire le due gambe con un punto bassissimo. Adesso lavoriamo 14 punti bassi, poi proseguiamo in quest'altra gamba e lavoriamo i restanti 14 punti bassi. Agganciamo il filo che abbiamo scelto per fare la maglietta della nostra bambola e lavoriamo 14 giri di punti bassi così come si presentano.
Dopo aver lavorato i 14 giri, iniziamo con le diminuzioni. Allora lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e una diminuzione. Ripetiamo 3 punti bassi, una diminuzione. Ancora 3 punti bassi, una diminuzione, 3 punti bassi, una diminuzione, 3 punti bassi, una diminuzione e poi terminiamo lavorando gli ultimi 3 punti bassi. 1, 2, 3. Avremo un totale di 23 punti bassi. Nel prossimo giro un punto basso, una diminuzione, un punto basso, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine. E terminiamo lavorando gli ultimi 2 punti bassi. 1, 2. Avremo un totale di 16 punti bassi. Terminiamo di inserire l'imbottitura e poi proseguiamo con le diminuzioni. 2 punti bassi, 1, 2, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 2 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 12 punti bassi. Riprendiamo il color carne e lavoriamo 2 giri di punti bassi, così come si presentano. Dopo aver lavorato il collo, andiamo a lavorare la testa. In ogni punto sottostante lavoriamo un aumento. Lavoriamo 12 aumenti per un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro un punto basso, un aumento. Ripetiamo per tutto il giro un punto basso, un aumento, per un totale di 36 punti bassi. Nel prossimo giro 2 punti bassi, un aumento, per un totale di 48 punti bassi. E adesso lavoriamo 10 giri di punti bassi così come si presentano. E adesso iniziamo con le diminuzioni. 4 punti bassi, 1, 2, 3, 4, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 4 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 40 punti bassi. Nel prossimo giro 3 punti bassi, una diminuzione, per un totale di 32 punti bassi.
Nel prossimo giro 2 punti bassi, una diminuzione per un totale di 24 punti bassi. Nel prossimo giro un punto basso, una diminuzione per un totale di 16 punti bassi. Adesso lavoriamo 8 diminuzioni per un totale di 8 punti bassi. Per fare le braccia, con il color carne, avviamo un anello magico, sei punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo e chiudiamo con un punto bassissimo. Mettiamo un segno. Nel secondo giro un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento, un punto basso e terminiamo con un aumento. Avremo un totale di 9 punti bassi. Adesso lavoriamo 10 giri di punti bassi così come si presentano. Agganciamo il filo bianco e lavoriamo 5 giri di punti bassi così come si presentano. Lasciamo libera un po' questa parte, vedete? Qui non ho messo l'imbottitura e adesso con l'ago andiamo a chiudere i punti. E poi questo filo lo utilizzeremo per cucire le braccia al corpo. Ed ecco pronte le braccia. Adesso andiamo a preparare i pantaloncini. Allora, con il filato che abbiamo scelto per i pantaloncini avviamo 20 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chiudiamo a cerchio con un punto bassissimo sulla prima catenella. E adesso lavoriamo 20 punti bassi, per cui in ogni catenella lavoriamo un punto basso.
Lavoriamo un totale di 4 giri di punti bassi. Prepariamo un'altra parte uguale e poi andiamo ad unirle con un punto bassissimo. Adesso lavoriamo 40 punti bassi. Lavoriamo 20 punti bassi, poi proseguiamo dall'altro lato e lavoriamo i restanti 20 punti bassi per un totale di 40 punti bassi. Adesso lavoriamo 2 giri di punti bassi così come si presentano. Nel prossimo giro lavoriamo 8 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una diminuzione. Ripetiamo fino alla fine, 8 punti bassi, una diminuzione, avremo un totale di 36 punti bassi. Nel prossimo giro 16 punti bassi, una diminuzione, 16 punti bassi, una diminuzione per un totale di 34 punti bassi. Adesso lavoriamo 4 giri di punti bassi così come si presentano. Adesso andiamo a fare le bretelle, vedete? Allora lavoro 22 catenelle. Dopo aver lavorato le 22 catenelle, lavoro altre 8 catenelle e sarà l'occhiello del bottone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso chiudo a cerchio queste 8 catenelle. Chiudo a cerchio con un punto bassissimo. E questo sarà l'occhiello per il bottoncino. E adesso in ogni catenella lavoro un punto bassissimo. Una volta lavorate tutti i punti bassissimi, chiudiamo con un punto bassissimo alla base e poi lavoriamo dei punti bassissimi per raggiungere l'altezza dell'altra bretella. E ripetiamo di nuovo 22 catenelle. Ripetiamo la stessa sequenza di punti che abbiamo lavorato per la prima bretella.
Adesso andiamo a preparare i capelli. Io ho già preparato la base, ho lavorato un anello magico di 6 punti bassi, poi dobbiamo lavorare multipli di 6 fino ad arrivare a un totale di 48. Allora 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e poi ho lavorato 9 giri di punti bassi così come si presentano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E adesso andiamo a lavorare insieme le ciocche. Per fare le ciocche avviamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo 2 catenelle, 1, 2, entriamo nella terza e nella stessa catenella lavoriamo 2 punti bassi, 1, rientriamo nella stessa, 2, entriamo nella catenella successiva e lavoriamo 2 punti bassi, 1, rientriamo nella stessa, 2. Saltiamo l'ultima catenella, entriamo nel punto di base e chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2 e nella terza 2 punti bassi. 1, 2. Entriamo nella catenella successiva e lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2. Saltiamo una catenella, entriamo nel punto di base e chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo e ripetiamo 5 catenelle. Saltiamo 2 catenelle, 1, 2 e nella terza 2 punti bassi. Nella prossima 2 punti bassi. Saltiamo l'ultima e chiudiamo con un punto bassissimo. Entriamo nel punto successivo, un punto bassissimo, 5 catenelle e ripetiamo fino alla fine. Ed ecco pronte tutte le ciocche. Tagliamo il filo, ne teniamo un po' per la cucitura. E adesso andiamo a realizzare l'ultimo elemento, il cappello. Avviamo un anello magico, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e all'interno dell'anello 11 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avremo un totale di 12 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella. 1, 2, 3. Adesso proseguiamo. Nel secondo giro 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e sempre nello stesso punto un secondo punto alto. Sopra ogni punto sottostante lavoriamo un aumento, per cui 2 punti in ogni punto. Andiamo nel prossimo, 2 punti, 1, 2, andiamo nel prossimo, 2 punti alti, 1, 2
e proseguiamo fino alla fine. Avremo un totale di 24 punti alti e chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella. Nel terzo giro lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, nel punto successivo un aumento. Nel prossimo punto un punto alto, nel punto successivo un aumento. Ripetiamo fino alla fine, un punto alto, un aumento. Avremo un totale di 36 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti alti, un aumento. Sostituiamo il primo punto alto sempre con 3 catenelle, poi un altro punto alto, per cui abbiamo 2 punti alti, e nel punto successivo un aumento. 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo 2 punti alti, 1, 2, un aumento, 2 punti alti nello stesso punto. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 48 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare 3 punti alti, un aumento. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle, poi lavoriamo un secondo punto alto e un terzo punto alto. Abbiamo 3 punti alti e nel punto successivo un aumento, 2 punti nello stesso punto, e ripetiamo fino alla fine. 3 punti alti, un aumento, 2 punti nello stesso punto. Avremo un totale di 60 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo e adesso lavoriamo 2 giri di punti alti così come si presentano. Adesso lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, saltiamo un punto, andiamo nel prossimo e lavoriamo un punto alto. Saltiamo un punto, andiamo nel prossimo, un punto alto. E ripetiamo fino alla fine. Saltiamo un punto alto. Saltiamo un punto alto. Alla fine del giro avremo un totale di 30 punti alti. Adesso lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e sopra ogni punto alto lavoriamo un punto alto. Facciamo un giro di 30 punti alti. E adesso lavoriamo un altro giro di 30 punti alti. Per fare la visiera lavoriamo 2 catenelle e poi 10 mezzi punti alti, prendendo però solo questo anellino del punto. Lavoriamo in front loop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminiamo con una catenella e un punto bassissimo.
Adesso giriamo il lavoro, lavoriamo un punto basso, nel prossimo punto mezzo punto alto, nel prossimo punto 2 punti alti nello stesso punto, 1, 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo e lavoriamo un punto alto doppio, nel prossimo punto 2 punti alti doppi, 1, rientriamo nello stesso punto, 2, nel prossimo punto 2 punti alti doppi, 1, 2, un punto alto doppio, 2 punti alti nello stesso punto, 1, 2, mezzo punto alto, un punto basso e chiudiamo con un punto bassissimo.
Ed ecco pronta la nostra simpaticissima bambolina. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto e che vi sia utile per i vostri lavoretti. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!